Colli è triste. Colli feels like something that's gone. It's disappearing as a town, it's crumbling, it's going back to dust. Quando posso, lo vedo sempre come un rifugio, come il posto dove tornare per andare a ricercare i ricordi, per andare a rivedere le persone care, che sono i parenti, che sono i miei genitori, vabbè, mia madre ormai. Rappresenta le radici, rappresenta un modello di vita che non esiste più. I just wish things could be the way they were back then. Colli di Monte Bove served as a Roman outpost guarding the Tiburtinian Road and the valley. To this day, Porta Catena, the ancient toll station, still stands. Here, merchants passing through will pay a toll based on their goods. In time, people settled, giving life to what we know now as Colli di Monte Bove. Colli di Monte Bove had a weird history. It goes back from the Romans, I think, and pretty much went through war. It went through high development when there was no highway, but it still remained a little village in the middle of nowhere. When the highway got constructed, all traffic got moved from Colli to the highway and left Colli a little bit economically unstable. So this was a strategic point to watch over the mountain pass, because we're currently on the Tiburtinian Road, which is one of the most important Rome roads. It served as a commercial checkpoint to protect the city. As you can see, most of the structures are smashed together, and sometimes the roadworks doesn't even make sense. Se c'è stato, diciamo, ai tempi della guerra, questo è quello che raccontano tutti, anche perché all'epoca il paese era attraversato dalla Tiburtina, che era una strada consolare ma principale, nel senso che era veramente molto frequentata per attraversare l'Italia, diciamo, da Roma per andare verso l'Adriatico. E quindi all'epoca forse qui, insomma, sì, è stato teatro di avvenimenti particolari, ma che riguardavano soprattutto la guerra. Poi, diciamo, nel dopoguerra a Marzia è nato una stazione sciistica, quindi sono stati costruiti degli impianti di risalita per sciare, e da quel momento, negli anni 70, c'è stata veramente una grande affluenza di gente, soprattutto da parte che venivano da Roma per sciare a Marzia. Quindi Colli era un posto di passaggio, là dove il sabato e la domenica c'era veramente un flusso di traffico turistico piuttosto importante. Economicamente non ci sono risorse, mentre prima erano rappresentate dalla Valeria, che era l'unica via di comunicazione tra il Lazio e l'Abruzzo fino, diciamo, agli anni 70 del secolo scorso. Questo era l'unico contatto che c'erano tra le due regioni. Quindi si era sviluppato un commercio ampio di negozi, e c'erano 3 negozi, c'erano 5 osterie, 2 bar. Stiamo parlando degli anni 70 del secolo scorso. Poi c'è stata una forte migrazione, non più verso Roma come è stato negli anni 60, che è stato, ovviamente parliamo sempre del secolo scorso, che è stata la prima grande emorragia del paese. E negli anni 80
è sorto un polo industriale a Carzoli, che è il comune, e dista solo 9 chilometri, e molti residenti qui a Colli si sono trasferiti a Carzoli. Quindi questo paese è molto antico, si vede insomma dai resti che ci sono per esempio del castello, anche proprio dalla struttura diciamo urbanistica del paese. You can find so much hidden history just by looking at monuments. It's insane. The whole city is a living monument, in my opinion. Every house has its own story, dating back, I think, to the Romans. This is Piazza San Berardo, Piazza Primo Maggio. It's a newly reconstructed plaza. When we were kids, we used to play around these parts, and we used to run from the old bar up to the Piazza Castello up here. This place feels a lot smaller. So this is St. Bernard Church. It has been built in the early 1100s. It has been renovated many times since then, but little of the original church remains. I remember me and my grandmother coming here every Sunday for Mass, but today, due to the declining population of the whole town, the church is only open during special occasions. Since Christianity is widespread through Italy, to this day, small churches like this can be found everywhere in these kind of towns. This is the highest point in the town. We're currently in the Pineta, a park protecting an old ruined castle that once belonged to the Saint's patron family. When we were young, we used to play among these woods, playing hide and seeks and building forts. Today it has been renovated and cleaned up for a new generation to enjoy. Il monumento è il castello che ultimamente è stato un po' diciamo ricondizionato, nel senso che hanno ripristinato i vialetti, hanno tagliato alcune piante che erano troppe e hanno levato un po' di materiali che erano intorno al castello, e adesso è fruibile, ci sono delle panchine, c'è un monumento a San Berardo proprio nel castello, e ogni tanto ci si fa qualche festa e ci si dice pure la messa. Rappresenta sicuramente un punto di riferimento. Rappresenta una comunicazione proprio fisica con le sue pietre, perché i nostri caratteri ovviamente vengono forgiati anche dal luogo dove si nasce, da quello che si mangia, dalle abitudini che si acquisiscono, dagli insegnamenti morali che ci viene non solo dalla famiglia ma tutto l'ecumene che è intorno al paese. Colli oggi, per usare i termini di un sociologo francese, Marc Auger, è popolata di non luoghi. Cosa significa questo concetto? Il non luogo, secondo Marc Auger, è determinato dalla surmodernità. Personalmente preferisco il termine di Bauman, postmodernità, ma stiamo parlando solo di nozioni di carattere lessicale, perché la sostanza dei due concetti è lo stesso. Cosa significa un non luogo? Il non luogo di Colli era che tutte le piazze, come vedi ce ne sono 5, se ne è aggiunta anche una sesta recentemente, erano popolate da legami umani, cioè era possibile discutere con le persone, era possibile avere un rapporto, era possibile sapere tutto quello che accadeva nel paese. Adesso questo non esiste più. Quindi, come vedi, mentre per Marc Auger i non luoghi sono i grandi supermercati, gli aeroporti, le stazioni, dove sei solo anche in presenza di una massa oceanica di individui, qui invece è proprio per essiccazione della presenza umana che Colli è diventato un non luogo. Ovviamente, ripeto, no?
sta scomparendo anche un altro discorso molto importante, l'anomia, cioè il piccolo paese crea delle solidarietà che vanno al di là dei puri rapporti parentali. Proprio il legame umano, che è la cosa essenziale degli esseri umani, che accanto all'aria e al nutrirsi probabilmente è quello per cui stiamo su questo pianeta, cioè quello di avere i rapporti con gli altri e di questo interscambio di fortificarlo anche con i comportamenti concreti. Io questo rimpiango di questo paese. Quando ero giovane, quindi non più bambina, la vita diciamo che non si svolgeva più in paese, perché prima ho studiato, poi uscivo, incontravo qualche amica, ma in realtà in paese non c'era granché da fare, se non ecco, ritrovarsi con le amiche a fare 4 chiacchiere a casa dell'una o dell'altra. Purtroppo ecco, questo ha fatto sì che il paese sia stato un po' abbandonato dai giovani e poi via via si è spopolato. Diciamo il paese, come ovviamente tutti i paesi montani dell'Appennino, è in forte degrado, perde popolazione a livello macroscopico. L'ultimo censimento afferma che ci siano 108 persone residenti, tra cui una stragrande maggioranza di persone anziane, sicuramente oltre i 65 anni. Circa 100 persone più o meno, che ci vivono tutto l'anno. È un paesino con poche anime, sempre di meno, quasi in stato d'abbandono, però c'è tutto, diciamo, c'è il gas, c'è la luce, c'è le strade. Purtroppo i ragazzi non riescono a viverci perché offre solo quello, solo tranquillità e silenzio. Prima c'erano 4 generi alimentari, c'erano 3 macelli, invece adesso siamo rimasti senza niente. Non c'è più, se ti vuoi comprare un netto di pane, non trovi un forno dove comprarlo. Non sta resistendo, assolutamente, sta sopravvivendo relativamente, perché più passa il tempo e più diventano poche le persone. Non so come si potrà salvare in futuro, diventano sempre meno e sempre più vecchie. Mi ricordo da ragazzina una cosa che mi piaceva tantissimo e che aspettavamo era la notte di San Giovanni, la notte fra il 23 e il 24 giugno. Alla festa di San Giovanni era usanza fare dei fuochi, ogni rione del paese faceva un fuoco e noi si giocava intorno a sto fuoco la sera e facevamo le patate sotto la brace oppure le salsicce e cose del genere, quindi era come una festa. Seppur religiosa, però diventava una festa pure ricreativa. The people who take care of the city, the Pro Loco, are still active to this day, trying to get more attention to the city. They're like the guardian angels, and they make sure roads still work, the lighting is still on for even like very old people. They're caretakers of the city. They held annual events like Sagra dei Pizzicuni. They recently held a cinema night in the woods, in the castle. And each year they make a festival on all the ancient food and workings. The government stepped in many ways in other places, such as letting foreigners buy houses for €1 and making them renovate it. This place is beautiful in its own way, but it's gonna be sad seeing everything turn to dust at some point. It's gonna be considered one of those many Etruscan villages that were lost to time. It's gonna be weird. It's gonna be really weird once that happens. Vedo 2 possibilità.
Nel 2023 per la prima volta il rapporto tra i comuni montani e la città, il rapporto migratorio, intendo dire, si è invertito. Dopo 75 anni è la prima volta che è diventato positivo a vantaggio dei comuni montani. Ovviamente stiamo parlando delle zone ad alta frequentazione turistica, della Val Gardena, delle Alpi occidentali, dell'Appennino tosco-emiliano, non certamente ancora misurabile qui, però è significativo che ci sia questo cambiamento di tendenza. E poi credo nei giovani, credo nella generazione post-generazione X, quindi post 2000, perché mi sembra che stia proprio interiorizzando l'importanza di ritornare a certi valori che ovviamente non possono essere quelli del passato, ma che comunque si basano su alcuni sintagmi che erano presenti anche nel passato in questo paese. Anche noi che stiamo fuori siamo legati a questo paese e quando ci viene chiesto una prestazione siamo pronti a donarla perché è immenso l'amore che abbiamo per esso. Usually people that once lived there come back to have a nice vacations away from everything. Usually people from Rome or from Abruzzo, everywhere around come back and stay for like a week or two or even maybe a month. So during especially August the town lights up quite a bit. I feel like if even a little bit of tourism can bring something, it should be done. Tourism, repopulation, it's hard to say. Once the old generation is gonna go, I don't think there will be much left of the original place, just the ship of Theseus. I try to bring friends over there. Me and my mother keep the garden clean in front of our house. The garden and the gutter right in front of it. But like that's what we can do. It's not like we can go and renovate the main plaza or the fountains. It's either gonna pick up some steam and be visited by more and more tourists, maybe some foreigners buying up abandoned houses, or it's gonna just go back to being dust. Depends on what the newer generation will choose to do. Either they're gonna move to more successful places or stay here and fight for the village. Io spero sempre che ci sia un'inversione di tendenza e che la gente ritorni in qualche modo e nascano delle iniziative, delle attrazioni che possano far sì che la gente venga o torni qui in paese. Certo che offre sempre meno in fatto di strutture. Diciamo che lì dove non ci sono strutture, dove non ci sono comodità, dove non ci sono, sembra che la sorte debba essere quella un po' dell'abbandono. Ci auguriamo che non sia così. There are so many little villages like Colle all around Italy. It's an extreme amount of places. Some of them are completely abandoned. Some of them have been completely renovated and turned into entire hotels. Yeah, it's mostly tourism that could help, even if there's really not a lot to see unless you know. But even just going there and visit the local bar is gonna do wonders for the people of the city. La gente può aiutare continuando a frequentare questo posto e prendersene cura. Questo può fare la gente. Penso che qualunque iniziativa di tipo commerciale sia un grosso rischio per tutti, visto la carenza di popolazione. Però l'interesse, l'attenzione, la cura da parte delle persone che ancora vivono qui o che quantomeno insomma che sono originari di qui, che tornano saltuariamente, penso che sia assolutamente determinante perché il paese non finisca, diciamo, in rovina.
Ecco, sicuramente prendersene cura, cercare delle iniziative, cercare magari, non lo so, di far conoscere anche questo paese che tutto sommato offre comunque tranquillità, offre un paesaggio incredibile, camminate veramente interessanti, quindi dal punto di vista turistico può essere un'attrazione. I think in this case it still can be helped. It's still in a transitory phase, which we can still bring the old place back. We just need the right amount of momentum and the right people. La gente può fare per aiutare? Forse bisognerebbe promuoverlo un po' a livello che sia conosciuto di più nel mondo. Magari qualcuno gli piacerebbe la tranquillità che offre, quindi potrebbe ripopolarsi in qualche modo, no? Di persone che hanno bisogno solo di tranquillità e pace e aria buona. Questo tuo lavoro sarà visto da altre persone, di pregarle di venirci a farci una visita, perché prima di tutto noi siamo un paese altamente ospitale. Mi dispiacerebbe che questo paese venisse totalmente abbandonato. Penso che può essere comunque un punto di un piano B, diciamo, per tutti, no? Per allontanarsi dallo stress, per allontanarsi dal traffico, dal caos, un posto per venire a ritemprarsi e a recuperare energie, e quindi è giusto, ecco, prendersene cura in qualche modo perché possa continuare a vivere.